Ciao, io sono Matteo, tiro con l'arco da più di 20 anni, sia compound che arco nudo, e oggi siamo direttamente in palestra perché siamo qui a fare la messa a punto per l'indoor. In uno scorso video vi ho già parlato del riser che utilizzo, il Border Tempest, e nell'ultimo video vi ho parlato anche dei loro flettenti e del perché ho deciso di acquistarli, in questo caso i Border CV2. Vi lascio quel video in sovraimpressione sullo schermo, probabilmente qua da qualche parte, e quindi direi che possiamo partire direttamente con la messa a punto dell'arco. Ora, io ho già iniziato a fare una messa a punto statica molto semplice, quindi ho settato il brace, ho settato il tiller e il punto di incocco, in questo caso è un punto di incocco mobile che è stato fatto con il nastrino per fermare le alette spin, in questo modo è molto mobile, è molto comodo per fare la messa a punto. Ora, partendo dal brace, io ho settato per ora i flettenti completamente scarichi, quindi sul Tempest sono 5 giri dal massimo. E quindi ho settato il brace al limite alto dato dalla casa. Ora, per questi flettenti che sono dei flettenti da 66, dei flettenti corti, short, il range di brace va da 7,1 a 7,3. Ora ricordatevi che i range che vengono dati dalla casa, dalle case produttrici per i brace, hanno un significato. Il limite massimo deve essere utilizzato quando si ha il flettente scarico, il limite basso del brace quando si ha il flettente carico. Questo perché in linea di massima su riser con delle geometrie classiche, o comunque delle geometrie convenzionali, diciamo, il flettente deve mantenere una certa geometria per lavorare al meglio. Quindi se io ho il flettente scarico ho un certo angolo iniziale di uscita e per mantenere questa geometria devo avere un brace più alto. Più io vado a caricare il flettente, più l'angolo tende a chiudersi e quindi per mantenere la medesima geometria del flettente io devo andare a diminuire il brace. Quindi come vi dicevo io l'ho impostato attualmente a 7,75. Per quanto riguarda il tiller, l'ho impostato, se non ricordo male, circa 1/8 negativo più o meno, quindi il tiller sotto è leggermente più ampio rispetto a quello sopra. Per quanto riguarda il punto di incocco invece l'ho impostato a 1/8. Quando io guardo il punto di incocco faccio in modo di avere la squadretta a filo del rest e poi controllo il punto di incocco basso. E questo è la messa a punto di base. Adesso direi che possiamo passare all'allineamento dei flettenti. Per quel che riguarda l'allineamento dei flettenti, sia per flettenti super curvi, quindi con degli uncini molto pronunciati, che per flettenti normali, mi piace usare un doppio metodo. Mi allontano un attimo per farvi vedere quello che utilizzo per i flettenti super curvi. È particolare, io appoggio flettente per terra, l'altro uso il polpastrello, lo metto sulla punta del flettente in modo da lasciare libero il tutto. Poi cosa faccio? Guardo la corda nel punto in cui esce dal flettente sopra e la allineo col bushing del riser sotto e da lì vado a controllare che la punta del flettente sia perfettamente al centro con la parte centrale del flettente. Questo lo faccio sia per il flettente di sopra, stessa cosa per il flettente sotto, appoggio sul polpastrello, uscita della corda sul flettente sul bushing della parte opposta del riser e controllo che la punta del flettente sia al centro. Perfetto. Questo metodo lo unisco ai classici allineatori della Biter e mi dà un ottimo risultato, o anche al classico metodo di far passare la corda al centro del riser per la parte sopra e della parte sotto, quindi unisco un po' tutti i metodi. In questo caso
l'ho già fatto, poi magari metto delle foto esplicative, ma è già tutto in linea, e quindi posso andare a vedere il center shot. Quando si imposta il center shot per flettenti con delle curvature superiori al normale e che sono molto rigidi torsionalmente, come ad esempio Yuka, la serie SX, è molto rigida torsionalmente, non ho ancora avuto modo di provare quella nuova, ma anche flettenti con curvature leggermente più ampie come la serie MXT della Win&Win. Tendenzialmente quando si hanno queste due caratteristiche, quindi flettente molto rigido e più curvo del normale, il flettente preferisce un center shot che sia il più centrale possibile, il che significa che decade un po' la regola della punta della freccia a sinistra rispetto alla corda, questo per arcieri destri, ma vuole una freccia completamente in linea. Questo è vero per frecce non barilate, per le frecce barilate invece potrebbe esserci la necessità di uscire appena appena, ma in realtà sia con le ACE che con le Nano, le Extreme, la Nano Pro Extreme, io comunque uso un center shot perfetto. Ora, purtroppo questo bottone è un medium, quindi non mi permette di arrivare a un center shot perfetto, ma ho la punta leggermente a destra, sto aspettando che mi arrivi il large, in modo tale da poter uscire leggermente di più, però questo ho e con questo lavoreremo per oggi. Ho fatto un po' di riscaldamento, quindi direi che posso iniziare subito a tirare. Per ora la sensibilità dello sniper non la tocco, questo perché è uguale a quello che usavo con gli MK attualmente, andava benissimo per l'Hunter, la stessa con cui ho fatto i campionati europei, quindi direi che di base va bene. Il tiller non ho fatto cambiamenti estremi, quindi la spinta che riceve il rest dovrebbe essere bene o male la medesima. Quindi adesso provo subito la spennata. A me, oddio, prima adesso vedo se azzecco subito lo string, nel caso lo sistemo, poi provo la spennata, stessa cosa per il destra e sinistra. Io preferisco fare la spennata a 30 metri, questo perché mi dà una lettura leggermente più precisa rispetto ai 18 metri, però ormai sono arrivato lungo, mi accontenterò dei 18 metri. Ecco, una cosa che voglio dirvi rispetto alla messa a punto è che poi, soprattutto nell'arco nudo, l'errore che facciamo noi è molto più grande rispetto a quanto ci può perdonare la messa a punto. Quindi cercate sempre di affinare la messa a punto rispetto al vostro livello di tiro. Il che significa che se siete dei principianti, ovviamente vi affidate al vostro allenatore e la messa a punto che vi farà andrà già benissimo. Non state a cercare il pelo nell'uovo se siete a un livello medio. Io dico sempre, quando riuscite a percepire che una freccia tirata bene, veramente bene, non è andata dove doveva, allora a quel punto potete fare un passettino in più a livello di materiali, a livello di messa a punto e vedere cosa manca per fare in modo che quella freccia entri sempre. Quindi, vediamo un attimo se azzecco lo string, azzecco il bottone, tutto. Prima di tutto il punto di incocco è un pochettino largo, quindi abbasso quello sopra, come vedete è di una semplicità disarmante. Ok, ora ha il suo giochino di 1 millimetro e mezzo, anche 1 millimetro. Perfetto. Ah, non ho il paraseno. Aspettate. È comparso. Le magie dell'editing. Ok, dicevamo. Ora, in questo momento non ho sui limb saver, perché prima, sempre se li metterò, prima voglio fare la messa a punto. Percepire bene le vibrazioni che mi ridà il flettente. Una volta che ho
massimizzato le vibrazioni, ovviamente massimizzato in negativo le vibrazioni, quindi quando ne ho pochissime a quel punto poi vedo se mettere l'IM saver. Vediamo un mezzo giro di bottone. Ancora a destra, ma questa non l'ho tirata benissimo. Do un quarto di giro di bottone, poi vediamo. Però lo string sembra esserci. Sento un po' di vibrazione residua sul flettente, però poi lo vediamo meglio dopo. Prima voglio essere sicuro di centrarmi là. Ha smesso di vibrare adesso. È una vibrazione proprio residua minima. Il rumore dell'arco mi piace. Adesso vediamo se modificando un po' il tiller miglioriamo la vibrazione. Allora, prova a tirare 2 spennate. La rosata a 18 metri non sembra male. Allora, ricordatevi sempre, o siete sicurissimi che la spennata che avete è perfetta, se no tiratene da 2 a 3, sempre. Almeno avete una media sia di come la tirate, perché la spennata risente tantissimo, tantissimo dei vostri errori, quindi dovete essere sicuri di averla tirata perfettamente. E poi avete anche una media delle tre spennate, in caso ci sia da girare la cocca su una o una freccia abbia preso qualche botta e per qualche motivo non rosi più come le altre o qualsivoglia altro motivo. Sembra bella morbida. Ok, sembra avere una lettura simile. Il punto di incocco messo così sembra già buono, ma adesso lo vediamo là. Ok, quindi la rosata non è male, direi. L'altezza del punto di incocco ci siamo. Ora sono già basso come altezza del punto di incocco. Non so se lo voglio alzare ancora o voglio giocare un po' col tiller e vedere se miglioro sia la spennata che le sensazioni mie. Così è un po' morbida. Mi sembra strano, sinceramente. Se riesco a confermare tiller e punto d'incocco, magari poi monto un'altra corda, perché quella è una mia corda vecchia e ne ho una nuova, e vediamo un attimino se il punto d'incocco che ho fatto sull'altra mi torna poi dopo questa messa a punto e sistemare il tiller, magari provo quell'altra corda. Allora, attualmente per quel che riguarda il tiller sono un pelo prima di 6 pollici sopra e è un po' poco, nel senso che non arriva a 6 e un ottavo. Probabilmente mi serve leggermente più negativo, provo e vediamo cosa succede. Allora, ho caricato di un ottavo di giro il pocket sopra. Ok, adesso siamo a leggermente meno di 6 pollici sopra e quasi 6 pollici e un ottavo sotto. Quindi siamo praticamente a un ottavo di pollice. Vediamo se cambia qualcosa a bersaglio per quel che riguarda la spennata e a livello poi di sensazioni, di vibrazioni che percepisco. Mi sembra dentro, quindi passo direttamente alla spennata. Vibrazioni non mi sembrano essere cambiate, neanche la reazione dell'arco. Là forse la vedo leggermente più rigida e un po' più bassa di prima, ma vediamo se si conferma con quest'altro tiro. Come dicevo, bisogna sempre essere sicuri di tirarla perfettamente.
leggermente più dentro, forse non l'ho tirata perfettamente, bassa. Allora, provo a abbassare il punto di incocco, vediamo cosa succede. In realtà, vedendo poi l'ala spennata, non era così male, una era quasi in linea, una un po' più basso, però adesso abbassiamo comunque leggermente nel dubbio. Mi assicuro di avere lo stesso margine di prima sulla cocca, perché se lascio troppo margine ovviamente la cocca tenderà sempre a riposare sul punto di incocco alto. Quindi se abbasso quello basso ma lascio troppo margine su quello alto è come non aver spostato nulla praticamente. Tiriamo le due spennate. Un po' larga ancora questa, però a vedere da qui forse l'altezza è migliorata. Ok, andiamo a vederle. Ok, quindi abbiamo abbassato appena appena il punto di incocco, è leggermente sotto all'1/8, non tantissimo, e siamo tornati in linea. La freccia sembra rispondere morbida. Ho 35 libbre circa, queste sono delle 900, quindi giù di libbre ancora non posso andare. Potrei nel caso togliere un po' di peso in punta, però prima voglio cambiare corda, voglio provare a mettere l'altra corda e vedere se ho la stessa risposta, che è la corda che poi utilizzerò durante la stagione indoor. Ho cambiato corda, direi che si vede dal colore. Per qualche motivo si vede che ho sbagliato a farlo, il punto di incocco è leggermente sotto questo, a 1/8, che a quanto pare va benissimo in questo momento, visto che sono dovuto scendere appena appena con l'altra corda per avere l'impennata in linea. E adesso la provo. Prima di smontare l'altra corda ho controllato il brace, era leggermente sotto a 7,75, che non ci va, in realtà non mi fa schifo, anzi. Considerate che più il brace è basso, più aumenta la stabilità verticale del punto di incocco. Ne ho parlato nel video in cui ho spiegato delle motivazioni per cui ho comprato i border, quindi andate a recuperarlo. Ora anche questa corda l'ho impostata per essere un po' meno di 7,75, visto che con l'altro non ho avuto problemi di contatto, e quindi vediamo che cosa succede là a bersaglio. Ho fatto un rumore strano, magari si è assestato un attimo. Questa non l'ho tirata benissimo, però tendenzialmente sono più a sinistra. Pazzesco come da una corda all'altra possa cambiare così tanto. I filati sono lo stesso, il materiale è lo stesso, serve in centrale è lo stesso, cambia la lunghezza dei serving del tip, ma non dovrebbe cambiare nulla, più che altro cambia il colore. Cambia il colore, quindi potrebbe cambiare la quantità di cera che c'è all'interno della corda e magari in qualche modo modificare poi il comportamento della freccia. Provo le due spennate. Questa mi sembra essere andata perfettamente dentro con le altre, il che ha senso col fatto che la rosata si sia spostata un po' a sinistra, vuol dire che la freccia era leggermente più rigida, però magari è stato solo un caso. Proviamo con la seconda. Ok. Allora, come punto di partenza non è affatto male, per come piace a me, almeno con l'esperienza che io ho avuto con i border CVX, quelli ancora più curvi di cui anche qui ho parlato nello scorso video, io mi ero trovato molto bene quando la spennata era insieme al gruppo di impennate, quindi un risultato come quello che abbiamo avuto nei lavori di prima non mi dispiace. Ora, non vorrei scendere troppo di brace, cosa che adesso la corda ha ceduto un po',
gli do un giro prima di ricominciare a tirare. Ho messo un bersaglio nuovo a 18 metri, magari proviamo a segnare i punti. Purtroppo sono stato malato, poi ho avuto degli altri problemi, quindi con l'arco nudo sono riuscito a fare 2 allenamenti molto veloci col compound, ma col nudo sono 2 settimane che non tiro, quindi perdonatemi, soprattutto alla fine della 10ª volée sicuramente arriverò bello stanco, ma anche prima però. Vediamo come sono a livello di forma, come e se stringono le frecce e nel caso poi se ci sarà qualcosa da migliorare o da sistemare ancora. E... Allora, si è riempita la memoria, quindi spero che si sia registrata la prima volée. Un po' lungo. Che culo, non si dice, vero? Che fortuna. Se vi sta piacendo il video vi chiedo di lasciare un like, iscrivervi al canale, commentare anche sulla messa a punto se voi la fate allo stesso modo o diversamente per sentire altre opinioni. Ovviamente è sempre bello avere un confronto poi nei commenti. Do 2 tic di bottone più mentali che altro, sicuramente 8 a sinistra adesso. Ho già perso il conto, non mi ricordo, dovrebbe essere la 4ª volée questa. Questa non è stata una bella freccia e credo che sia una di quelle frecce in cui, come dicevo nello scorso video, il flettente mi abbia perdonato, perché vederla da qui mi sembra comunque un 9 di riga. Sto già diventando stanco, ho fatto fatica, sentivo le dita che iniziavano quasi ad aprirsi su quest'ultima, credo si sia visto il risultato a bersaglio. Per qualche strano motivo era un 10 l'ultima, va bene così, lo accetto. I flettenti sento che si fermano subito, continuo a percepire quella piccola vibrazione residua. Non so se è l'anima in legno, che non ho mai avuto, o semplicemente abituato ai limb saver che tolgono quell'ultima parte di vibrazione. Che non è in alcun modo fastidiosa, sento solo che c'è un residuo. Questa è un'altra freccia, uno dei motivi per cui mi piacciono i border. Stavo cedendo, con una curva di trazione classica l'avrei persa, invece qua sono comunque riuscito a tenerlo e completare poi il tiro. Abbiamo fatto le prime 5, sta andando incredibilmente bene. Vediamo di tenere anche le ultime 5, anche se sento già l'avambraccio che è bello in tensione. Un po' strana, l'ho ceduta un po' questa freccia, ma ci sta, non ho pretese. Rido perché prima iniziavo a sentire la terza freccia, adesso alla seconda freccia già sento l'avambraccio. Dai, forza e coraggio.
Bene, dai. 7, 8, 9, 10, 4 volée. Non è stato un bel tiro, mentalmente più che altro. Non ero focalizzato sul tiro, ho perso il tiro, pensavo ad altro. Si può fare di più. Se fossi in gara in questo momento e avessi il semaforo, aspetterei veramente i 25 secondi prima di salire sull'ultima. Ottava volée. Bel tiro, mentalmente potevo gestirlo un po' meglio. Sulla terza freccia mi sono dato un 9 perché era molto vicino, ma c'era il buco di un'altra freccia, era da chiamare l'arbitro, quindi mettiamoci un 9 che male non fa. Non so bene, cioè, strana sta freccia, devo aver fatto qualcosa con la mano davanti, probabilmente l'ho spinta un po', non sono stato pulito davanti, perché per il resto non era un brutto tiro. Anche questo un tiro che poteva essere fatto meglio. Questo è un altro tiro in cui i flettenti mi hanno perdonato, sia per la tipologia di rilascio, sia perché ero molto stanco e stavo cedendo, ma sono riuscito comunque in qualche modo a tenerlo. Dai, ultima volée. 3 frecce. Vediamo di tirarle decentemente almeno. Avevo la testa piena di pensieri che non erano dove dovevano stare. Allora, quale modo migliore per perdere la concentrazione sull'ultima freccia se non la batteria che si scarica? Oggi le stiamo avendo tutte. Spero che abbia registrato le prime 2 frecce, sono comunque sull'altra videocamera. Ultima freccia. Bella. Sono stato su tanto, però ero concentrato su quello che dovevo fare e quindi non sono sceso, perché sapevo di poter tenere quella freccia perché mentalmente ero sul pezzo. Questo giusto per darvi una spiegazione, anche se magari non ve ne frega nulla. Allora, che dire? Io direi che la messa a punto va bene, non posso dire di non essere stato teso sulle ultime 2 volée, però direi che è andata alla grande. Ho qui le statistiche, adesso ve le mostrerò a schermo. Allora, 289 punti, direi che io posso anche andare a vedere la rosata, però veramente non ho non ho nulla da dire, è andato benissimo, totalmente oltre le aspettative, considerando che
non mi allenavo da veramente tanto col nudo. Ho abbassato le libbre rispetto alla stagione all'aperto, perché ovviamente il flettente è sempre un 66-36 come gli MK, però gli MK li utilizzavo praticamente tutti carichi, adesso sono tutti scarichi. È un po' quello che volevo, essere leggermente più tranquillo in ancoraggio, e direi che ha pagato. A livello di messa a punto direi che i CV2 rispondono come i CVX, almeno a 18 metri, quindi con una spennata molto vicino alle impennate. Poi magari anche voi con flettenti tradizionali a 18 metri vi trovate bene così. Tendenzialmente la regola per l'arco nudo si dice voglia avere una spennata leggermente morbida e bassa. Il brace alla fine ho lasciato praticamente quello della casa per i flettenti scarichi, quindi sono un sedicesimo di pollice sotto il 7 3/4. E che cos'altro devo dire? Va benissimo così. Ricordatevi di attivare le notifiche così da non perdervi altri video, ne sto girando altri che secondo me saranno molto interessanti, e direi che noi ci vediamo al prossimo. Ciao!